Lo ammetto, da utente Android uno degli aspetti che invidio maggiormente all'ecosistema Apple è sicuramente l'Apple AirTag, un semplice, almeno sulla carta, tracker Bluetooth, ma che nella realtà dei fatti, nell'utilizzo quotidiano, permette di trovare e ritrovare qualsiasi oggetto smarrito, dal telefono alle chiavi della macchina, al portafogli, insomma, praticamente tutto. Ma se ora vi dicessi che esiste qualcosa di analogo, uguale, ma pensato per noi utenti Android, ci credereste? Beh, questa scheda tessera nel mio portafogli non è infatti una semplice carta di credito, ma si tratta di un vero e proprio tracker Bluetooth che funziona in modo identico all'Apple AirTag, ma è pensato per gli utenti Android e non solo, funziona anche su iOS e pensate è compatibile persino con Alexa e Google Home. Ora, forse ne avrete già sentito parlare in passato, Tile, il primo prodotto di Tile risale alla fine del 2020 circa e si trattava di un portachiavi esattamente come questo, ma negli anni l'azienda si è evoluta e da alcuni mesi sono arrivati sul mercato i loro nuovi prodotti. Questa tessera, il nuovo Tile Mate, un portachiavi, la tessera invece si chiama Slim e ce ne sono anche altri. Tile Sticker che si attacca tramite biadesivo e una versione Pro con maggiore autonomia, più potenza, più range, eccetera eccetera. Ok, ma in parole povere, cosa cambia rispetto al passato? Beh, questa nuova generazione di Tile, chiamiamola così, ci permette di rintracciarli da una distanza maggiore, quindi aumentano i metri utili per la connettività Bluetooth, aumenta anche il volume dello speaker integrato e persino l'autonomia della batteria interna non sostituibile è migliore. Quindi delle belle novità. E la batteria non sostituibile né sulla versione Slim da utilizzare nel portafogli né tantomeno sulla versione portachiavi è il difetto più grande di questo prodotto. Sulla versione Pro invece è possibile sostituirla. Diciamo che i prezzi non sono elevatissimi e ve ne parlo subito prima di mostrarvi il suo funzionamento. Infatti la versione portachiave costa all'incirca sui 20 euro, la versione Slim sui 25, la versione Pro sui 30 euro. Comunque tutte queste versioni costano sicuramente meno dell'Apple AirTag che ha un prezzo di circa 40 euro se non vado errato. L'autonomia dichiarata dall'azienda è di circa 3 anni, quindi nemmeno così malaccio, dai. Comunque trovate tutti i link per acquistare questi prodotti qui sotto in descrizione video. Ma detto questo vi spiego subito come funzionano. Innanzitutto dovrete scaricare sul vostro smartphone l'applicazione Tile. Una volta aperta il collegamento ai dispositivi associati sarà automatica. Al momento io ho collegato la tessera nel portafogli che vi ho mostrato un attimo fa e la versione portachiavi, questa qui, per le chiavi della mia automobile. Cosa potrete fare? Beh, potrete far suonare il tile che più vi interessa, quindi se non trovate il portafogli fate suonare quello nel portafogli. Ecco qui, ci dirà la potenza del segnale guidandoci man mano verso il dispositivo. Proviamo ad esempio a far suonare il portachiavi. Ed ecco qui, il suono è abbastanza alto, decisamente alto considerando quanto sono piccoli i dispositivi e l'autonomia dichiarata della batteria, quindi niente male. È un funzionamento molto semplice come avete visto, inoltre tutti i tile hanno un tasto, vi faccio vedere quello dal portachiavi, che se premuto 2 volte ci permette di trovare lo smartphone. Infatti partirà la suoneria sul nostro telefono. Anche questa è una funzione molto utile. Aggiungere nuovi dispositivi è davvero molto semplice. Una volta spacchettato il vostro tile vi basterà schiacciare il pulsante su di esso e in un istante l'accoppiamento sarà effettuato. Andando nelle impostazioni di un nostro tile è possibile consultare la cronologia delle sue posizioni, attivare la funzionalità trova il tuo telefono, condivisione limitata. Possiamo persino impostare la suoneria. C'è anche quella di Natale, la mia preferita. Tappiamo su salva e in pochi istanti il nostro tile avrà questa suoneria. Magari vi consiglio di
differenziarle in base al vostro tile. Molto carina. Tra le opzioni avanzate possiamo anche selezionare il volume, muto, normale oppure forte. Io lascio forte predefinito. Trasferire, nascondere, sostituire, passare a premium, consultare la data d'attivazione, la versione del firmware ed eventualmente aggiornarlo. Ma non è finita qui ragazzi, perché l'applicazione registra anche l'ultima posizione utile dei nostri tile. Su una mappa GPS andremo a vedere in modo molto preciso dove si trovano i nostri dispositivi. E se un nostro tile non riuscisse a connettersi al Bluetooth del nostro smartphone, nessuna paura, tappare su avvisami se viene trovato. Io ci ho provato lasciando le chiavi e dopo qualche ora mi è arrivata questa notifica: chiavi, il tuo oggetto smarrito chiavi è stato trovato dalla community. Tappando andremo a vedere l'indirizzo esatto in cui si trova, potendo anche ringraziare. Segnalo inoltre per totale trasparenza che l'utilizzo dei tile è completamente gratuito una volta acquistati, ma è presente un abbonamento opzionale al prezzo di 3,49 euro al mese o 34,99 euro all'anno, che ci dà alcuni benefici, ovvero avvisi smart, riceve avvisi quando dimentichi qualcosa in qualsiasi luogo, quindi quando ci allontaniamo magari dalle chiavi ci arriva la notifica sullo smartphone, sostituzione gratuita della batteria, e questa magari è la cosa più utile, e garanzia senza problemi. Sinceramente non capisco sta cosa, perché dovrei avere problemi con la garanzia. Comunque non sono dei benefici che mi portano ad abbonarmi, alla fine tutto quello che serve è gratuito, compresa la rete community che avevo mostrato un attimo fa. E l'aspetto più interessante forse è proprio questo, la rete tile, la rete community. Come funziona? Beh, sostanzialmente, se dimentichiamo ad esempio le chiavi in un qualsiasi luogo pubblico o comunque frequentato anche da altre persone, con il nostro tile inserito come portachiavi o come tessera nel portafoglio, cosa succede? Beh, nel momento in cui un altro utente con un dispositivo tile entra nel raggio di utilizzo del nostro dispositivo, beh, ci arriverà automaticamente il messaggio che vi ho mostrato un attimo fa di ritrovamento e anche un'email. Purtroppo non c'è la stessa diffusione dell'Apple AirTag, ovviamente, che ormai è un sistema integrato da Apple nei suoi dispositivi, ma comunque la rete è abbastanza grande. Ad esempio l'applicazione ha oltre 5 milioni di download, quindi non è assolutamente male. Persino nella mia città, a Bari, nonostante io abbia lasciato le chiavi qui dentro in un mezzo bunker, ho ricevuto la notifica di ritrovamento. Questa nuova versione, sia nella variante portachiavi Mate sia nella variante Slim per il portafogli, dicevo, ha un range utile di quasi 80 metri di raggio, che non è assolutamente male. La versione Pro invece arriva fino ai 120 metri. Insomma ragazzi, considerando il loro prezzo di acquisto, che non è assolutamente eccessivo, almeno a mio parere, trovo questi dispositivi, questi tile, assolutamente interessanti e consigliati. Non avranno ovviamente la stessa diffusione degli Apple AirTag, ma ci danno quel pizzico di sicurezza in più se utilizzati per le nostre chiavi, il nostro portafogli e così via. Io penso addirittura di inserire la versione Pro nella mia auto. Vedremo come funziona. Voglio sapere ora però voi cosa ne pensate, se trovate questi tile almeno paragonabili alla concorrenza di Apple oppure no. Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Vi ricordo che se volete acquistarli vi lascio tutte le varianti disponibili al momento qui sotto in descrizione video. Dateci un'occhiata. Eventuali offerte e coupon invece ve le segnalerò nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals. A volte sono venduti anche in combo, più pezzi, ci sono diversi colori disponibili, quindi c'è anche una bella varietà sotto questo aspetto. Va bene amici, questo è tutto, vi aspetto qui sotto nei commenti, dite la vostra, e se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like per supportarmi, aiutatemi nel far crescere questo contatore di iscritti, al momento fermo a 86.600, ma manca poco ai 86.700, ovviamente con il vostro aiuto. Questo è tutto amici, spero che il video vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!